Dal Vangelo secondo Matteo. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi è uno di quelli più conosciuti e quando siamo abituati ad ascoltare un certo brano evangelico, facilmente noi diciamo lo so già e quindi scivola via, rimane poco dopo del messaggio, perché siamo convinti di averlo già capito e recepito, assimilato. Questo brano che noi tra poco prendiamo in considerazione è proprio uno di questi testi. E allora dobbiamo fare parecchia attenzione, concentrarci bene sul messaggio che Gesù invece vuole dare e che scuote di fatti le nostre vite. Ci sono i farisei che hanno appena udito Gesù chiudere la bocca ai Sadducei. Le due sette, Sadducei e Farisei, non andavano d'accordo, avevano concezioni sia politiche che religiose che teologiche, bibliche, molto distanti. I Sadducei erano i ricchi, coloro che gestivano la liturgia del Tempio, eseguivano i riti alla perfezione, ma non credevano in un'altra vita, non credevano che esistevano gli angeli, il paradiso, niente. Il loro paradiso era in questo mondo ed erano persone che eseguivano alla perfezione tutte le disposizioni che riguardavano il culto, quindi gli agnelli dovevano essere con una certa età, con la lana che fosse ben presentabile, ben pulita, in modo che il Signore poteva accettare i loro sacrifici. Gli incensi dovevano avere delle composizioni di resine di un certo tipo, su questo erano scrupolosi. Il resto a loro non interessava. Vivevano molto bene, non si interessavano di un'altra vita, di un altro mondo. E Gesù li aveva messi a tacere proprio su questo argomento, perché avevano presentato quel celebre racconto della donna con 7 mariti. I farisei invece credevano in un'altra vita, in una risurrezione nell'ultimo giorno, come ci credeva Marta, che aveva detto a Gesù: so che risusciterà mio fratello, chissà fra quanti milioni di anni. Era la fede nella risurrezione dei farisei. I due gruppi comunque erano molto distanti. Contenti perché Gesù aveva messo a tacere i farisei, del resto li vedete raffigurati adesso sullo sfondo, i Sadducei, vedete il sommo sacerdote col misrach, quel barattolo che conteneva il sangue che lui sta per andare a versare all'interno del Debir, nel Santo dei Santi, nel giorno del Kippur, e poi vedete anche tutti i sacerdoti di fronte alla Menorah. Invece sulla vostra sinistra vedete un fariseo con il rotolo della Torah fra le sue braccia. I farisei direi che erano teologicamente più vicini a Gesù proprio perché erano legati alla scrittura e ai profeti anche. Poi l'interpretazione che davano di questa scrittura era molto diversa dall'interpretazione che dava Gesù. Bene,
I farisei, ben felici che Gesù avesse tappato la bocca ai Sadducei, vanno da lui, ma prima di andare si riuniscono insieme per preparare un tranello. Gesù è appena arrivato a Gerusalemme, è entrato nel Tempio, quindi si è inimicato definitivamente i Sadducei, perché ha buttato all'aria ciò su cui loro contavano, che era il mercato del Tempio, e si è inimicato da sempre però i farisei, proprio perché dava un'interpretazione della Torah che partiva non dalle tradizioni o dalle regole, ma il punto di riferimento era l'uomo, la vita dell'uomo, questo è ciò che decide, ciò che è bene, ciò che è male. Bene, cercano un modo di accusarlo. E che cosa fanno? Scelgono uno di loro, che era un nomikos, cioè un dottore della legge ben preparato, e insieme vanno da Gesù per tendergli un tranello, per tentarlo, peirazon auton, dice il testo greco. Quindi il loro progetto è quello di cogliere Gesù in fallo, cioè ha pronunciato una bestemmia o è uscito fuori strada, noi possiamo condannarlo. E per arrivare a questo vanno ben preparati, cioè scelgono un biblista molto bravo in modo tale da mettere all'angolo Gesù, proprio con citazioni bibliche, e sanno, stavolta noi riusciamo ad averla vinta. E abbiamo qui la quarta delle 5 dispute che l'Evangelista Matteo ci presenta durante l'ultima settimana che Gesù passa a Gerusalemme. Abbiamo sentito la scorsa domenica il tentativo che hanno fatto, erano insieme domenica scorsa Sadducei e Farisei, il tentativo di cogliere Gesù in errore, e lo avevano provocato nel campo politico-economico. Adesso lo attaccano su un altro fronte, quello teologico-biblico, in cui loro sono molto preparati, e poi hanno un bravissimo biblista che li può sostenere. E quindi sono sicuri che questa volta ce l'hanno vinta con Gesù. Quindi un biblista insegna. E difatti questo biblista si rivolge a Gesù e c'ha attorno tutti gli altri farisei e gli dice: Maestro, qual è il comandamento grande della legge? Facciamo attenzione, non si chiede qual è il comandamento più grande della legge, come forse abbiamo interpretato questa domanda di questo rabbì. Vuole sapere se Gesù è preparato, qual è la sua opinione sul comandamento più importante della legge. C'era anche questa discussione perché sappiamo che i comandamenti erano stati, tirando fuori i vari comandamenti dalla Torah, ne avevano messi insieme 365, che sono come i giorni dell'anno, dei quali poi, 613 comandamenti, di cui 365 come i giorni dell'anno, che sono negativi, cioè ciò che non si deve fare, e 248 che sono positivi, ciò che si deve fare. Le donne erano tenute solo quelli negativi, quelli positivi invece li potevano trascurare. Bene, la domanda che viene fatta a Gesù non è qual è il più importante dei 613 comandamenti, ma qual è il comandamento importante della legge. E la domanda non è innocente, è per tentare Gesù, non per mettere alla prova la sua intelligenza o la sua preparazione. Non è benevola la domanda. Sono andati per riuscire a mostrargli che lui si sta allontanando dalla pratica religiosa e dai doveri del buon israelita.
La risposta, qual è il comandamento grande della legge? La risposta la conoscevano tutti. Anche i bambini sapevano che il comandamento grande della legge era l'osservanza dell'unico comandamento che osserva anche Dio, il sabato. Questo è il comandamento grande della legge. Allora ci chiediamo, per quale ragione vanno da Gesù? Per fargli una domanda a cui tutti sanno rispondere. Questo rabbino che tenta Gesù non è che vuole un'informazione qual è il comandamento grande della legge, lo sanno tutti qual è il comandamento grande, l'osservanza del sabato. Dove sta il tranello che tendono a Gesù? Io lo presenterei con un esempio. Se mi trovo per strada in macchina e un vigile mi ferma e mi chiede, fa tirare giù il finestrino e mi chiede a che velocità si va nei centri abitati. Non è che vuole che io gli risponda si va a 50 all'ora, lui lo sa già. Questa domanda vuol dire perché allora lei andava a 80 all'ora in un luogo abitato. Quando chiedono a Gesù qual è il comandamento grande della legge, era poi per potergli dire e perché tu non osservi il sabato? Ecco, qui Gesù non può rispondere a queste persone con un comandamento, con questa risposta. Perché? Perché con nessun ragionamento lui riuscirebbe a scalfire le loro convinzioni. E quando uno è proprio bloccato, è legato alle sue tradizioni ed è infastidito da qualunque persona, da qualunque atteggiamento che possa mettere in discussione queste sue convinzioni, è inutile fare dei ragionamenti, non si lasciano sgretolare in nessun modo le loro sicurezze, perché queste sicurezze religiose tranquillizzano la coscienza e sono disturbati costoro dalle persone che sono libere nel loro rapporto con Dio, che hanno scosso, come dice Gesù, il giogo pesante di tutte queste regoline per accogliere l'unico gioco che è il suo, che è quello dell'amore. Bene, Gesù sa che lo stanno tentando per poterlo accusare di eresia. E Gesù li coglie poi di sorpresa nella sua risposta. Non cita nessun comandamento. Difatti Gesù aveva preso le distanze da tutti i comandamenti. Vengono citati una volta sola nei Vangeli da Gesù e li cita molto ridotti, perché salta completamente quelli che riguardano Dio, che erano molto importanti perché gli altri comandamenti erano comuni a tutte le culture: non uccidere, non commettere adulterio, non calunniare, in tutte le culture ci sono. Invece i primi tre erano caratteristici di Israele e Gesù li salta. Nella risposta lui non cita nessun comandamento, perché la proposta di uomo che Gesù fa sul monte non è più quella del Sinai, ma è quella dell'amore, quella della beatitudine. Notate la differenza, poi i nostri tecnici vi segneranno, tutti questi dopo aver iniziato con Ani Adonai, poi cominciano lo tirza, sono tutti vi vengono indicati, sono tutti non, è tutto proibito. Gesù non cita nessuno di questi comandamenti. Gli risponde: il comandamento grande della legge non è l'osservanza del sabato. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita e con tutta la tua mente. Invece di citare i comandamenti, cita il credo del suo popolo. Prende quindi dal Deuteronomio, ma fa subito un cambiamento. Invece di citarlo totalmente, questo
questa affermazione che c'è nel credo, quindi amare Dio con tutto il cuore, con tutta la vita. Il testo del Deuteronomio diceva con tutti i tuoi beni, con tutte le tue forze. Il testo ebraico dice v'chol meodcha, v'chol meodecha, che significa con tutto il tuo molto. Al posto di amare Dio con tutti i tuoi beni, Gesù mette con tutta la tua mente. Vediamo di capire questo comandamento grande. Amare Dio con tutto il cuore vuol dire che Dio è il centro. Il cuore per loro era il punto da cui partivano tutti i pensieri, tutte le scelte di una persona, la cabina di comando della vita di un uomo. Bene, il cuore ha solo Dio e quindi tutte le scelte sono fatte partendo da ciò che è gradito a Dio. Qualunque scelta viene fatta, bisogna prima consultare nella preghiera il Signore per sapere ciò che a Lui è gradito. Tutto il cuore, non c'è un angolo che deve essere riservato a qualche idolo che dà ordini al posto di Dio. Quindi non il denaro, non i divertimenti, i piaceri, le passioni, no. Solo Dio deve guidare la vita di una persona, totalmente. Con tutta la tua anima, il nefesh è la vita. Tutta la vita, tutti i compartimenti della nostra giornata, tutti i momenti devono appartenere a Dio, al suo progetto. E poi al posto di tutti i beni dice con tutta la mente. Dio vuole essere al centro di tutti i pensieri, come l'innamorata che vuole essere al centro di tutti i pensieri del ragazzo che lei ama. Il rapporto con Dio è quello degli innamorati, non quello dei padroni e dei servi. E quindi il pensiero non è mai quello del timore, ma sempre soltanto quello di chi si sente incondizionatamente amato dal Signore. Quindi la mente deve sempre essere rivolta là. Ma ha un significato ancora importante. La fede in Dio, l'adesione a Dio deve coinvolgere la mente, deve essere frutto di una scelta cosciente, ragionevole, ben ponderata, e quindi bisogna essere in grado, se si ama Dio realmente con tutta la mente, di essere capaci di mostrare la ragionevolezza delle scelte che si fanno, di aderire a questo progetto di uomo che viene proposto da Cristo. Quindi bando alle fugaci emozioni religiose oppure qualche pia devozione a qualche santo perché ci elargisce qualche favore. E questo non è amare Dio con tutta la mente. Mente vuol dire anche studio, vuol dire un pensiero costante di riflessione sulle ragioni che sono il fondamento della nostra fede. Questo è il grande comandamento. Ma Gesù aggiunge, questo è il grande e primo comandamento. Il secondo è simile a questo. E qui cita un altro testo che non è un comandamento, ma è preso dal libro del Levitico, il precetto molto bello che c'è nell'Antico Testamento: non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Questo, dice Gesù, è il secondo comandamento, che però è simile al primo, e quindi sono legati i due comandamenti, perché senza questo amore al fratello il primo comandamento non può assolutamente essere osservato. Continua Gesù dicendo, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù sta parlando agli israeliti, alla gente del suo popolo. Quando parla ai cristiani, alla comunità dei discepoli, Gesù non impiega il riferimento, nel secondo comandamento, non impiega il riferimento
a te stesso, non sei tu la misura dell'amore. Gesù dirà ai discepoli: amatevi come io vi ho amato. Quindi la misura è l'amore incondizionato che lui ha avuto. Notiamo questi due comandamenti sono stati interpretati a volte in competizione l'uno con l'altro. A volte si diceva bisogna dare a Dio ciò che gli spetta e poi anche all'uomo, col lavoro, con l'impegno, ciò che è bene, ciò che aiuta il fratello. Ma bisogna tenerli insieme tutte e due e sembrava che bisognava dedicare un po' di tempo a Dio, quindi alla domenica, poi anche nelle preghiere, del mattino, un po' di rosario, insomma. Questo era tempo dedicato a Dio. E poi c'era il tempo dedicato invece al lavoro e all'uomo. Messi in questi termini, i due comandamenti mettono Dio in competizione con l'uomo, perché ciò che è tolto a Dio è dato all'uomo, ciò che è dato all'uomo è tolto a Dio, quindi Dio non era mai contento. Difatti i preti una volta si lamentavano, non si pregava mai abbastanza, non si dedicava il tempo che Dio meritava e si pensava soltanto all'uomo. Non è questo il significato dei due comandamenti, tanto più che mentre i sinottici parlano di due comandamenti, Marco dice il primo, che è più importante, e il secondo. Matteo, che è quello che abbiamo esaminato, dice il secondo è simile al primo, ma Luca non distingue i due comandamenti, fa un passo in più, dice ama il Signore Dio tuo e il prossimo tuo come te stesso. Quindi c'è un unico comandamento già in Luca, ma ciò che è importante è che da lì in avanti, in tutto il Nuovo Testamento, c'è un solo comandamento. Cominciando dall'Evangelista Giovanni, questo è il mio comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Quindi c'è un solo comandamento, perché l'unico modo che noi abbiamo di amare Dio è quello di entrare nel suo disegno di amore che coinvolge tutti i suoi figli che sono nostri fratelli. Quindi c'è un solo comandamento. Quando noi abbiamo osservato questo comandamento, noi osserviamo anche quello dell'amore a Dio. È interessante che dopo questa risposta che Gesù dà, benché ci fosse un bravo biblista in mezzo a quegli scribi e i farisei, rimangono davvero stupiti, non c'è nessuna risposta da parte loro, ed è un invito per noi adesso a collocarci in quel gruppo al quale Gesù ha risposto, perché anche noi forse siamo in una posizione di essere aggrappati alle nostre tradizioni, alle nostre convinzioni, quelle che ci tranquillizzano la coscienza, e non ci lasciamo scuotere da questo messaggio, da questa novità che poi in fondo, essendo una novità di amore, una proposta di amore, è anche una novità di pienezza, di gioia. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.